Come inizi tu i video? Hola a todos! No, ho la bestiole. Quella è... Che cazzo dici? Ciao, scelgo io. Ciao a tutti! Allora, siccome è venuto a trovarmi a Londra Nicolò, abbiamo pensato di rispondere alle domande assieme. È un video in italiano, lo so che avevo detto che non li avrei fatti, ma ho scoperto di avere degli amici italiani, quindi a quanto pare mi tocca farli anche in italiano ogni tanto i video. Teresa chiede, secondo voi sarebbe meglio vivere in Italia o all'estero, Inghilterra o paese estero che sia dal punto di vista di Ellie che di Niccolò? Allora intanto Teresa, Niccolò con una sola C. Non è l'unica che l'ha scritto con 2 C. Perché ragazzi, con una sola C comunque, tu vivresti mai all'estero? Tu? Io no, mi fa schifo. Nemmeno io. A Nicolò è venuta la gotta mentre è a Londra. Boia, un Ma mi ha fatto sacco. mangiare roba sana. Allora, adesso cercare di non farlo mangiare unto sembra tipo un'impresa apocalittica, perché ogni volta che passiamo davanti al KFC o qualsiasi pub, Five Guys, Five Guys o tipo qualsiasi cosa che semplicemente abbia delle schifezze là in vetrina, soprattutto che costano poco oltretutto, è difficile non farlo entrare. Però diciamo, beh, abbiamo mangiato abbastanza... A parte che ho appena finito un pacchetto di Doritos. Vabbè, a parte quello. Vabbè, ma la pizza, il giapponese, dai. La pizza era molto buona. Qual è stato il viaggio più economico che hai fatto? La Dispoli non conta. Probabilmente quella volta che sono andata ad Amsterdam in corriera. Io la Romania perché in totale nel weekend, grazie soprattutto a Mario che vive là, abbiamo speso 40 euro. Però non l'ho ancora fatto, ma mi sa che effettivamente è più economico e comunque Bergamo. Non ho mai speso 25 pound per andare avanti e indietro io per fare qualcosa. Bergamo è l'aeroporto più economico tra quelli che ho provato. Quali sono gli imprevisti più improbabili, divertenti, strani che vi sono capitati in viaggio? Quella volta che mi sono tipo quasi mangiato il cuscino. Perché io ho avuto la brillante idea quando sono andata a New York di arrivare in aeroporto con tipo 9 ore di anticipo sul volo. Che ho detto, siccome la prima volta mi sono persa, non riuscirò ad arrivare in aeroporto in orario. E invece dopo aver fatto 9 ore là, l'aereo era tipo ritardato di altre 2 ore, io sono arrivata in aereo, mi sono buttata sul posto, ho abbassato il tray, ci ho messo sopra il cuscino, ho fatto per dormire, ho preso sonno istantaneamente, la persona davanti a me come ti avevo già detto, ha abbassato il sedile e io mi sono fatta 3 ore praticamente svegliandomi che mi stavo mangiando il mio cuscino. Io penso l'altra volta che sono venuto qua che ho perso l'aereo, non mi era mai capitato, è stato molto divertente. Il lavoro che svolgete, la vita che conducete è quella che volevate? Di cosa vi piacerebbe occuparvi? Ambizioni? Virgola. Progetti? Beh no, la vita che conduco mi piace abbastanza. Sì, anche a me, basta. Ma cosa? Non hai risposto a niente! Come mai hai deciso di trasferirti a Londra e come ti trovi? Ma penso che questa tu non abbia mai... È una domanda che non ho mai risposto. No, cioè sul canale non hai mai detto perché hai deciso di trasferirti a Londra. Chiaramente per la cucina, per il clima. Beh, ma non fa brutto. No, adesso no, ma perché sono venuto io. Come vi siete conosciuti? Allora, ci sono 250 domande su come ci siamo conosciuti. Io e te la prima volta che ci siamo incontrati era ai Tattoo. Che schifo. Avete mai fatto un viaggio in Marocco? Io sì, tanta roba. È stato tipo il primo viaggio che ho fatto quando avevo meno di un anno, forse mi hanno portato in Marocco. L'unica cosa che mi ricordo è che sono entrato nell'hotel, credo a Marrakesh, e ho sbrattato fortissimo. Mia madre mi ha messo sul letto, mio padre mi ha guardato e ha detto quel bambino lì non sta bene. Io tipo ho aperto la bocca, ho fatto la bambina dell'esorcista e questa è l'unica cosa che mi ricordo perché i miei me la raccontano in continuazione. Ti ricordi? Ma sai che io avevo una versione invece per tutti i villaggi turistici, perché ero convinta che fossero cose super commerciali. Io andavo in giro col camper super hipster e tipo quando andavi in Marocco, in Turchia, erano tutta la gente straricca che poteva permettersi di andare in questi posti super extra. In realtà con i villaggi nella maggior parte dei casi risparmi, perché comunque si parla di pacchetti che vengono messi in vendita a prezzi più economici. Io nei villaggi turistici ci sono proprio cresciuto, quindi cioè non saprei, anche perché una volta era proprio standard, la classica vacanza da villaggio all'italiana, e tipo la puntata del testimone, quella che ha fatto sul villaggio perché turistico. adesso stai tirando fuori la puntata del testimone? Quando l'ho vista, raga, quando ho visto il documentario, quello che ha fatto Piff sui villaggi turistici, ho detto ma questa qua è proprio la mia infanzia. Un'estate ero un campione di tennis, l'estate dopo ero un campione di pattinaggio. C'ho i tornei di rutti, ragazzi, ma quanto erano belli i villaggi negli anni 90. È bellissimo che sei passato da tennis a pattinaggio ai tornei di rutti. Ci sono 2 gabbiani che ci tengono in ostaggio fuori. Ma sono stra-aggressivi oltretutto, io non pensavo! Non puoi neanche stendere i panni. Scuola superiore avete fatto? Io turistico. Turistico. C'è qualcosa che vi ispira molto l'uno dell'altra, se non a livello personale anche l'ambito lavorativo? Io la sfrutto per farmi fare le fotografie. Tutti mi sfruttano. Tu mi sfrutti per gli fotografie. iscritti. Date 3 consigli su come Io non viaggiare. sono una persona di merda, al contrario di te. Date 3 consigli. Date 3 consigli su come viaggiare spendendo poco. Punto 1. Scroccare a casa degli altri. Punto 2. A Ryanair. O comunque trasporti a poco prezzo. Punto 3.
Farsi da mangiare. La borraccia. Farsi da mangiare fa tanto la differenza. Se puoi cucinare invece che andare fuori, secondo me risparmi veramente tanto. E camminare invece che muoversi con i trasporti. Tipo sì. Probabilmente questa domanda ti farà soffrire parecchio, ma che ne pensi della quarta stagione di Sherlock? Pensi che sia davvero un degno finale? Hai letto le teorie sul quarto episodio segreto? La cosa bellissima è che a me manca l'ultimo episodio da vedere. La cosa bellissima è che non ho mai visto Sherlock, ragazzi, ma... Non è una cosa bellissima. Quale nuovo paese vorreste visitare? Singapore, raga. Ah, Palle, voglio andare a l'Indonesia. Singapore. Qual è stata la prima impressione che hai avuto di Human e viceversa? Io ti ho detto che pensavo di starti antipatica. Io ti ho detto che pensavo fossi un Labrador. Io ho un problema con questa cosa. Descrivi Brighton con 3 aggettivi. Calma. Vegana, Mi sembra di scrivere me stessa. la Dispoli, Non è un aggettivo, è un nome. piccola. Piccola, è vintage. Quanto tempo dedicate per editare un video per modificare una foto, esclusi i tempi di rendering? Bella Z. Beh, un video dipende da quale video. Fa tanto la differenza. Per le foto generalmente una foto, vabbè, mi ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora massimo editarla. Però un video dipende, perché dipende che tipo di video è, quanto parlato c'è e come vuoi montarlo oltretutto. Io la sono borraccia. Lo sento, ho mangiato i Doritos, mi stanno disidratando male. Sì, ma non hai osato prendere quelli che ti distruggono la bocca. Non c'erano quelli rossi, c'erano solo quelli arancioni o quelli azzurri. Ho lì anche quelli azzurri. E anche un pacchetto di M&M's, costano poco. Costano meno che prenderli sulla Ryanair. Comunque io ci metto, dipende, minimo un giorno. Ci sono video più facili, video più complessi e video che richiedono magari 3, 4, 5 giorni di montaggio. Un anno fa ci mettevo una settimana per fare un video e adesso sono... Una settimana? Lo so, io ho problemi di concentrazione, cosa ti devo dire? Fai Perdo problemi da via. tutti gli angoli. No, ma hai visto, cioè apro il computer e mi arrivano 19 email alle quali devo rispondere. Ma Nicolò è realmente gay? Ma io non capisco, perché questa è la top ricerca che c'è su YouTube. Ragazzi, vi basta andare a leggere l'articolo di notizie gay dal mondo e trovate tutte le risposte alle vostre domande, cioè Google è vostro amico. Qual è un posto che io non ho visitato che tu vorresti visitare? Il Giappone, sicuramente il Giappone. Quello al momento è sul top della lista. Qual è il vostro livello di inglese e che altre lingue parlate oltre all'italiano e l'inglese? Io parlo italiano, E un basta. po' bergamasco, inglese, francese, un pochino di spagnolo San Pancrazio. e 3 parole in giapponese giusto per far bella figura con chi non lo sa, però in realtà il giapponese non lo parlo, ma le persone non devono saperlo. Io parlo inglese, francese, spagnolo e italiano. Se vieni a Bergamo e vai in montagna, qualche parola di bergamasco la devi sapere, se no non ti muovi, non mangi, non vivi, capito? Se tu riesci a mangiare qua in Inghilterra, io riesco a mangiare a Bergamo. Ma io l'inglese lo so, è solo che lei non capisce, no? Che io non è che non parlo l'inglese, che io non ho voglia di parlare l'inglese, perché io Differenza c'è! Io quando vado in giro per il mondo io parlo italiano o la lingua locale con l'accento italiano e gesticolo. È come col francese che questo viene con la lingua. Sì, quando fai scebravi, così. Che bella donna è Baleni. Bellissima. Grazie. La calzina arcobaleno. Questo non aiuta la risposta alla domanda sui gay, però te lo dico. Vabbè. Va bene, beh, direi che ci siamo, ne abbiamo risposto a sufficienza, domande a random. Bene, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo, che non sarà in italiano probabilmente. 1000 like per un nuovo episodio di... Muori. Ci vediamo al prossimo video. Questa è una bella Buia! Cos'è che hai detto? Che ci vediamo al prossimo video. E poi? Buia. Buia. È la mia uscita. Buia. Da 5 anni, cosa vuoi?